Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è la prima volta che mi segue. Faccio questo video perché sto preparando questa moto, un Transalp 600 del 93, per il mio prossimo viaggio. Un viaggio di circa 10.000 km. Andremo a percorrere la via della seta, arriveremo fino in Kirghizistan, percorrendo appunto la via della seta in Tagikistan. Il viaggio è questo. E poi lasceremo la moto in Kirghizistan per poi tornarsi e continuare verso la Mongolia. E quindi cosa succede adesso? Devo preparare questa moto perché sia pronta per questo viaggio. È una moto che ha già qualche annetto, qualche problema. Adesso assieme magari, se volete seguirmi, vedremo come la preparo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Ho appena cominciato praticamente a smontare la moto, così, su un aggiornamento. Ad esempio la carena e gli ancoraggi che tengono la carena anteriore praticamente sono tutti andati perché si sono grippati praticamente col dado che le tiene. In teoria dovrebbero essere dentro a questi forellini qua, ma hanno girato e si sono spaccati, facendo anche crepare la carena. In più altri punti sono spaccati. Guarda, diciamo, questo devo aspettare, insomma, qua dovrebbe esserci un aggancio, insomma. Va bene, primo giorno di lavoro, siamo arrivati in fondo, la moto comincia a essere una nuda. Abbiamo smontato tutto quello che era abbastanza importante smontare, tutte le parti che sono da revisionare, come le forcelle, il mono, il carburatore. Ecco, il carburatore mi ha fatto tribolare un po' perché in pratica per smontare l'arricchitore, lo starter o l'aria, come lo volete chiamare, abbiamo dovuto fare questa chiave tagliata, altrimenti non riuscivamo con una chiave normale a togliere i cavetti. Per il resto diciamo che cose particolari non ce ne sono. Una preoccupazione che avevo era la clettitura del pignone, ma sembra in ordine per fortuna, quindi qua siamo a posto. Mi rimane da smontare la pompa della benzina e togliere dei liquidi, ma questo domani. Per adesso basta. Adesso faccio un po' di pulizia, metto tutto in ordine perché c'è un po' di confusione, come si vede, e ne riparliamo domani. Quando ho smontato il leveraggio del mono ho avuto la brutta sorpresa di trovare un corteico rotto, e quindi queste erano le condizioni del cuscinetto. Una parte, l'altra parte è dentro la busta, sono i rullini, gli spillini, e anche il perno era messo, si vede? Boh, era messo insomma non proprio benissimo, grippato. E purtroppo non è facile trovare questo perno, e neanche farlo non è semplice perché è cementato. Quindi cosa ho fatto? Sono andato da un meccanico qua in zona, Duilio Moto, che è stato veramente gentile, mi ha trovato questo cuscinetto, la soluzione è questa, questo cuscinetto del 650 con il suo bel perno nuovo praticamente. Però non so se si nota, ha dovuto farsi una boccolina di 1 millimetro per poterlo adattare al ProLink del 600. Beh, insomma, mi sembra un'ottima soluzione, e pagato anche il giusto, 40 euro, quindi il prezzo praticamente del cuscinetto. Grazie Duilio, ottimo. Adesso passiamo alla pulizia del carburatore. Questo uomo qua, gli darò prima una pulita esterna rapidamente con la benzina per cercare di togliere il grosso, diciamo, poi passerà dentro all'ultrasuoni
per fare la pulizia finale e poi così vediamo assieme il risultato. Vediamo le condizioni del carburatore pre-lavaggio. Già che ci sono, pulisco anche il rubinetto e gli cambio le sue membrane. Imposto la macchina ultrasuoni a 60 gradi per 15 minuti. Poi vediamo se sono puliti, se no rifarò un altro ciclo. Tutta la mia roba. Vediamo. Via. Ok, finito. Il colore dell'acqua è cambiata notevolmente. Pulito ma non pulitissimo. Questo è il risultato dopo il secondo giro di pulizia. Avevo già iniziato a montarlo, mi ero dimenticato di farlo vedere. C'è ancora qualche cosina, ma davvero poco. Potrei fargli un altro giro, ma direi che così io sono più che soddisfatto. Adesso vado a finire di montarlo. Il carburatore è stato riassemblato, speriamo il bene. Ho tribolato un po' con le membrane del carburatore, io non sono l'esperto, non l'ho mai fatto. Il metodo migliore che ho trovato è quello di tenerle alte con un dito, farle aderire, diciamo, quando sono nella sua posizione in alto, metterla molle, poi lasciarla andare giù, lasciarla scendere soltanto quando ho messo il coperchio. Magari c'è un metodo migliore, questo è quello che ho trovato io. Comunque adesso loro funzionano. Sembrano andare abbastanza bene, sono nuove. Quella di prima aveva subito un po', non so se l'avevano forse carteggiata per farla scorrere meglio, ma insomma aveva perso, diciamo, il suo nero, questo colore, questa vernice che ci danno per farla scivolare meglio. Questa sicuramente non aiutava, soprattutto se entra un po' di polvere potrebbe anche causare dei malfunzionamenti. Allora andiamo a rimontare il rubinetto della benzina. Quando arriva il kit, questi pezzi sono tutti separati, quindi bisogna riunirli nella giusta sequenza. Vediamo che sia tutto bene incastrato.
Il verso è importante, bisogna metterlo con questo rivolto verso la moto. Andiamo a rimontare anche questo filtro, anche se io onestamente non l'ho trovato sporco, anzi sicuramente questo, quello del serbatoio, è molto più fine di questo. Manca il filtro del serbatoio, si rimette dentro la riserva e poi con la sua bella guarnizione andrà spinto nella sua sede. Adesso stringo tutto e lo ripongo per quando avrò il serbatoio pronto. Voglio sostituire anche il collettore in gomma perché mi sembravano non a posto. Quindi ho detto via che smonto il motore, faccio anche quel lavoro qua. Vecchio, nuovo, già dalla gomma si vede. Questo è praticamente un pezzo di ferro, mentre questo è già bello morbido, quindi credo vabbè, che forse era ora di cambiarli. Approfitto del fatto che la moto sia così bella sbudellata per sistemare l'impianto elettrico. Qua ci hanno messo le mani in tanti, quindi c'erano cavi tanti. Ho finito adesso l'impianto elettrico, ho lavorato praticamente la giornata, non si vede niente. Comunque vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora, inizialmente volevo mettere questa scatolina dei fusibili per le alimentazioni che mi interessavano, ma alla fine, avendo cambiato la posizione delle centraline, prima erano dritte, ho seguito quelli che erano i suggerimenti di chi ne sa di più e le ho messe in questa posizione. Ho perso praticamente lo spazio per il portafusibili e quindi ho messo questi tre fusibili qua, ho messo questi portafusibili direttamente alla batteria perché mi interessava avere dell'alimentazione diretta alla batteria per l'attacco per, diciamo, l'accendisigari, che si chiama così, per metterci poi il compressore o eventualmente caricare la batteria. I faretti ho preferito tenerli fuori dalla chiave perché se mi servono di notte, se mi succede qualcosa, almeno non devo lasciare girata la chiave. E l'alimentazione del carburante, anche questo ho preferito fuori dalla chiave per evitare che si spenga e accenda tutte le volte che spengo la moto, magari per far benzina, per fermarmi un attimo, e quindi ho preferito tenerlo fuori non sotto chiave, tanto ha il suo pulsantino. Poi ho messo anche gli attacchi questi per i faretti, quindi qua i due faretti andranno collegati qua. Invece sotto chiave ho aggiunto un fusibile. Come l'ho aggiunto? Ho praticamente cannibalizzato un vecchio portafusibili e ho aggiunto i due contatti sotto, quindi ho aggiunto questo fusibile e ho portato l'alimentazione anche a questa presa USB e adesso ve lo faccio vedere, a questo giochino qua. Speriamo che sia
utile, che è quello che dovrebbe leggere la temperatura e la pressione delle gomme. In pratica col filo sono venuto giù di qua, questo qua, e ho alimentato anche questi due strumenti. Basta, ho fatto tutto sto casino per fare sta roba qua e ci ho messo una giornata. La moto praticamente è uguale a prima, quindi sembra che non abbia fatto niente, ma vabbè. Comunque adesso perlomeno l'impianto elettrico è finito. Ho tolto l'acqua per pulire la vaschetta, l'ho smontata e mi sono accorto che purtroppo il livello c'è la guarnizione rotta. Adesso bisogna che ne trovo uno, o lo riparo, ma credo che sia meglio sostituirlo. Tanto ce l'ho in mano. La vaschetta era completamente lercia, purtroppo non l'ho tenuta da far vedere, l'ho già lavata, ma il sedimento in fondo era, insomma, secondo me è stato meglio cambiarlo, visto che eravamo qua. Adesso butto l'acqua, cambiamo e cambiamo l'olio. Finalmente mi è arrivato il pezzo che mi mancava, cioè il livello che andava nella vaschetta di espansione, quindi adesso riesco sono riuscito a rimontare un po' tutto, la moto è pronta, adesso la provo e vediamo se parte, perché vorrei scaldare il motore per fare la prova di compressione. Adesso attacchiamo la telecamera, si vede? Boh. Do una tiratina in modo da riempire già un po' il carburatore, perché avevo pulito tutto. Starter. Il motore sembra girare bene, adesso vediamo, sente qualche rumore perché sono le padelle. Adesso vediamo di farlo girare un po', così si scalda e poi ci proviamo la compressione. Prova compressione, quindi gas tutto aperto, filtro tolto e manometro inserito. Proviamo. Ho cambiato il disco e rimontato la ruota. Avrei potuto cambiare anche le pastiglie, ma ho detto magari a qualcuno interessa vedere come lo faccio io, poi dopo ognuno lo fa a modo suo. Ve lo faccio vedere. Io mollo qua, innanzitutto. Prima di smontare tutto tolgo il suo notolino. Già che ci sono, tolgo anche il perno delle pastiglie in modo che cascano giù. Pastiglie, come vedete, non sono usurate, però io preferisco cambiarle visto che devono fare almeno 30.000 km e queste me le porto dietro. A questo punto sarebbe già sufficiente per cambiare le pastiglie, però secondo me è meglio togliere del tutto la pinza in modo da poter pulire come si deve il pistoncino. In questo caso, essendo che le mie pastiglie non erano così usurate, il pistoncino è abbastanza dentro, quindi noi potremo trovarlo un po' più fuori.
In ogni caso, una volta pulito il pistoncino, io utilizzo un pulitore per freni, poi ognuno usa quello che vuole. Una volta pulito il pistoncino bisognerà rispingerlo dentro utilizzando magari anche un pezzo di legno, qualsiasi cosa, insomma non andare a forzare con un cacciavite. E a questo punto una volta che il pistone è tornato dentro, iniziamo il montaggio di quelle nuove. Riguardo alle nuove pastiglie bisogna farci una sorta di preparazione in modo da, diciamo, renderle un po' più dolci sul disco. Io gli smusso appena gli angoli, non so se si vede, e gli do appena un colpetto sopra con la carta, ma giusto un colpetto perché poi si adattano da sole, la carta con la lima. Comunque io qua gli smusso un pochino gli angoli. Andiamo quindi a rimontarle. Bisogna tenere un po' aperto in modo che il freno vada dentro e poi incastrarle e metterle nella sua sede. Ok. A questo punto lo fisso un attimo e diamo appena un po' di grasso che male non gli fa. Se siete bravi usate la chiave dinamometrica, io non ce l'ho così piccola e quindi vado a occhio. Per prima cosa tolgo un po' d'olio perché per evitare degli sprechi, intanto proteggiamo un po', che quel maledetto qua è davvero aggressivo. Inoltre, avendo messo le pastiglie nuove, il livello sicuramente si è alzato, il livello dell'olio intendo. Io gli tolgo un po' d'olio perché evito di sprecarne troppo. Se la vaschetta dentro è molto sporca conviene darsi una pulitina. C'è chi usa il pulitore freni anche in questo caso, ma io preferisco di no. Tolgo giusto lo sporco. Dall'altra parte ci prepariamo con una chiave di 8, almeno sui miei ci va una chiave di 8, e andiamo a metterci il tubo. Il tubo deve essere naturalmente del diametro adeguato per stringere bene e non permettere all'aria di entrare. Se il tubo è trasparente è meglio, così vediamo le eventuali bollicine d'aria. A questo punto metto l'olio nella vaschetta, la riempo, lascio la telecamera qua, ma comunque tenendo la leva del freno premuta apro lo spurgo. La leva naturalmente si abbassa, richiudo lo spurgo, mollo, si vedono già tante bollicine e si vede anche il colore dell'olio che non è diciamo chiaro. Do altre 2 o 3 pedalate, tengo premuto e apro. Teniamo sempre un occhio alla vaschetta che non si vuota, altrimenti entra dell'altra aria. Quindi
Quando l'olio ha preso questo colore bello trasparente, più o meno ci vorranno 3-4 vaschette. A questo punto si torna a riempire la vaschetta. Io ho cambiato le pastiglie, quindi sono nuove, quindi diciamo che il pistone adesso è completamente fuori e vado a riempire la vaschetta quasi piena. Non troppo piena, altrimenti quando mettiamo la membrana fuoriesce. Se invece le pastiglie dovessero essere un po' usurate, a quel punto lì, allora c'è da verificare il livello da metterci al limite un po' meno, perché il pistone rimane un po' più fuori e quindi il rischio qual è? Che quando un domani cambiamo le pastiglie e andiamo a rispingere il pistone dentro, se l'abbiamo riempito, questo fuoriesce. Volevo far vedere che l'olio sono uscite anche delle piccole impurità, non so quanto si vede. Questo è l'olio che è uscito adesso. Non so da quanto tempo non hanno cambiato l'olio a questa moto, perché io l'ho appena comprata. Credo di almeno questa cosa qua ogni 2 anni sarebbe da fare. Adesso andiamo con la pulizia delle pinze. Naturalmente non c'è bisogno di smontarle e io le ho smontate perché le sostituisco. Quando ho smontato le altre, diciamo tolto le pastiglie a quelle della moto che ho comprato, mi sono reso conto che i pistoncini erano molto arrugginiti e anche ovalizzati, cioè avevano fatto forza probabilmente con qualcosa, quindi le avevano rovinate. E quindi cosa ho deciso? Ne ho preso altre 2 e le cambio, e per questo motivo ce l'ho in mano e prima di rimontarle le pulisco, così evito insomma, sono più comodo. Una volta finito dovrebbe venire una cosa del genere, insomma, il più pulito possibile, in modo da evitare che lo sporco vada poi a rovinare le tenute idrauliche. Purtroppo non ho ancora le carene, ma per mettermi avanti, quindi vado a fare gli altri lavori. Avrei preferito montare tutto con la sua sequenza logica, ma contentiamoci. Così riesco ad andare avanti con gli spurghi dei freni. Aspetta, apri, chiudi pure, vai, chiuso, chiuso, vai, chiuso, vai. E adesso rimetto l'olio per arrivare al livello giusto. Perfetto. Quando si fa questa cosa, visto che il barattolo è da 250 ml, alla fine qua dentro d'olio non ce n'è molto, quindi conviene spurgare un bel po', perché poi l'olio è da buttare. Un'officina magari da utilizzare con una certa frequenza, quindi dopo 2 o 3 giorni lo torno a usare, ma a lasciarlo lì l'olio diventa vecchio, perché quest'olio assorbe umidità e quindi dopo qualche settimana, forse anche meno, non è più buono da utilizzare, quindi conviene spurgare il più possibile.
Finalmente le carene sono pronte e quindi cominciamo a montarle, così si comincerà a vedere qualcosa di definitivo. Quando ho smontato la carena, purtroppo, dovuto all'ossidazione delle viti, queste, diciamo, la parte attaccata alla carena si è staccato. Alcune mancavano già quando ho comprato la moto e quindi cosa ho pensato di fare? Questo era il pezzo dentro la carena dove poi chiaramente incollato e anche, come si vede, c'ha dei taglietti per agevolare, diciamo, il grip nella carena. Purtroppo ne mancava uno e quindi cosa ho pensato? Ne mancavano due, anzi. Ho comprato un tassello, 2 tassellini che sono alla fine molto simili. Li taglierò in modo da poter fare una cosa il più simile possibile a quello originale e poi lo incollo. Andiamo a montare la catena della moto. Premetto che su questa moto non l'ho mai fatto, anzi l'ho fatto una volta soltanto su una moto, ma 30 anni fa, quindi vuol dire che se ci riesco io probabilmente ci potete riuscire tutti. C'è anche appunto il grasso e i suoi bei OR. Volendo ci sono anche le istruzioni su come mettere gli OR e su come montarlo. A questo punto portiamo la catena in modo che ci si possa lavorare montando il suo aggeggino. È meglio preassemblare questo nella maniera corretta in modo che poi non ci caschi tutto, che già è un ciappino che sicuramente se uno deve farlo spesso è meglio che si compri qualcosa di un po' più serio. Vedere una cosa non importantissima, però credo che sia una figata. Per proteggere dal caldo il regolatore di tensione ci ho fatto questa protezione in alluminio, copiando in verità da quella di Armando, però sicuramente io l'ho fatta meglio, così diciamo che senza doverlo spostare è un po' più protetto. È chiaro che comunque me le prenderò dietro una di scorta e che non ho ancora deciso se spostarlo o no, però per adesso mi sembra bello.
Ormai ci siamo, mancava l'ultimo pezzo che, per completare la preparazione della moto, che è il mono. Il mono è arrivato, è di Maselli, una ditta nata da, diciamo, da una parte della Mupo, e qua vicino nel Bolognese, quindi facciamo tutto vicino a casa. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, è un mono con intanto non è a emulsione come quelli cinesi, ma ha la camera separata dell'olio. Ha questa regolazione qua, che è la regolazione dei freni, sia in estensione che in compressione. In pratica c'è una percentuale che non mi ricordo, deve essere 70-30. Ha la regolazione idraulica del precarico. In questo caso non ci abbiamo messo diciamo la manetta per remotarlo, perché non abbiamo trovato una posizione corretta per mettercelo, quindi con questo, che è sempre comunque una regolazione del precarico idraulico, pensiamo di riuscire a regolare il precarico adeguatamente. Eccolo qua, gran bel mono secondo me, per un prezzo diciamo concorrenziale. Adesso andiamo a montarlo. Prima di tutto andiamo a liberare il leveraggio. Poi andiamo a liberare il mono. Ok, andiamo a provare a sfilare il mono. Quando ho tolto il bullone ci ho messo dentro il cacciaspine per evitare che mi caschi addosso. Ecco fatto. Ecco qua, la differenza è notevole. A parte la differenza di peso, che tra questo della sua originale e questo c'è 1 chilo di differenza. Anche la differenza costruttiva è tutta un'altra cosa. Questo sembra un blocco di lamiera. Vi faccio vedere una cosa che ho fatto, probabilmente non indispensabile, per proteggere, diciamo, lo stelo del pistone, che è abbastanza esposto in questa moto. Allora, ho aggiunto questo pezzo di gomma in modo che tutte le impurità raccolte dalla ruota non finiscono direttamente sul pistone. Vediamo se funziona. Proviamo a infilarlo. Cosa non semplicissima, proprio perché l'airbox è veramente nei piedi. Questo bullone non so se è stato fatto apposta, ma secondo me è stato fatto da qualcuno che ha avuto la moto in precedenza. È stato tagliato proprio per permettere il passaggio nella parte dell'airbox. Andiamo su con il mono, con questa parte, cioè andiamo ad attaccare il mono al leveraggio, che dovrei tirare sulla ruota. Se non c'era la ruota faccio un po' una fatica, ma ok, tirano su appena appena. Tiro su? Sì. Appena un po' meno. Oh, perfetto, a posto, grazie. Finalmente la mia Transalp è finita, è pronta per la sua prossima avventura. Dovrà star fuori dall'Italia per circa 3 anni. Prima tappa via della Seta fino al Kirghizistan, e poi dopo si vedrà, perché ci sarà la Mongolia, forse l'Afghanistan. Comunque il progetto è di 3 anni, adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, è già più o meno anche allestita per il viaggio, quindi c'è già sul bel navigatore. Non so ancora se questo sarà quello definitivo, ma vediamo. Porta telefono, vari aggeggi che ci abbiamo montato per tenere monitorato sia la temperatura, la pressione delle gomme che la tensione della batteria. Anche il bagaglio sicuramente non sarà quello definitivo, ma comunque ci si avvicina molto. Ecco qua, direi che alla fine è venuto un lavoro discreto. Chiaramente ho speso di più per sistemarla che non per comprarla. L'acquisto sono attorno ai 1200-1300 euro,
e per sistemarle se ne è voluti almeno altri poco più di altri 2000 euro. Però diciamo questo mi fa stare, ho cercato di togliere tutti quegli elementi di possibili cause di guasto, il più possibile perlomeno, e via, è venuta questa cosa qua. Io ne sono molto soddisfatto. Adesso viaggiando scoprirò anche se ho fatto un bel lavoro oppure no. Spero che abbiate voglia di seguire il viaggio per la via della seta e via. Questo è tutto. Grazie per aver guardato il video. Se volete, qua sotto c'è la possibilità di iscriversi, i commenti, domande, qualsiasi cosa, io rispondo a tutti, e a fianco qua ci sono altri video che ho fatto, quindi alla prossima.